Salve e benvenuto o benvenuta alla presentazione di questo corso di formazione intitolato Smart Presentation Study and Work, alla fine del quale imparerai a costruire molto rapidamente una presentazione PowerPoint. Sia essa di studio o di lavoro, questo poco importa, ma farlo in maniera molto rapida grazie a un sistema combinato di diapositive PowerPoint che, essendo già tutte collegate tra loro con dei link, ti faranno risparmiare almeno il 50% del tempo nella schematizzazione del tuo capitolo se studi o nella presentazione dell'azienda, del prodotto o del servizio se utilizzi questo strumento per lavorare. Vedremo quindi successivamente un rapido esempio di inserimento dati e poi alla fine vedremo anche le risorse che sono contenute all'interno di queste diapositive. Ci sono link a 40 risorse web per arricchire le presentazioni, quindi con video, immagini, effetti. E poi per gli studenti italiani ci sono anche tutta una serie di schemi da cui prendere spunto e molto già fatti nella loro interezza su diritto pubblico, italiano, storia ed economia. Questo corso è in lingua italiana, ci sono i sottotitoli in 7 lingue: inglese, arabo, cinese, francese, giapponese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. Mentre per quanto riguarda le istruzioni scritte, quindi con tutti i passaggi per la realizzazione della presentazione PowerPoint, come vedete, si possono trovare in ben 30 lingue. Andiamo dunque a fare una prova di rapido inserimento dati per vedere come funziona Smart Presentation. Smart Presentation funziona in maniera tale che una volta inseriti i titoli dei capitoli e dei paragrafi in un ambiente, poi ce li ritroveremo ovunque essi siano. Quindi cominciamo subito a fare una prova. Inseriamo il titolo del capitolo 1 o del nostro argomento della presentazione aziendale. Quindi supponiamo di dover fare uno schema sulla seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale per fronti. Salviamo e chiudiamo e poi entriamo a inserire i paragrafi del capitolo 1, quindi entriamo nella cartellina del capitolo 1 e inseriamone per questo esempio soltanto 2. Paragrafo 1, il fronte orientale. Salviamo e chiudiamo e il paragrafo 2, il fronte occidentale. Salviamo e chiudiamo. Quindi ora quando andremo, supponiamo di aver inserito tutti i titoli dei nostri capitoli, dei nostri paragrafi o tutti gli argomenti e i sottoargomenti della nostra presentazione aziendale, a questo punto andiamo a inserire i nostri contenuti. Queste diapositive sono già tutte collegate con dei link, come vedremo alla fine. Quindi andiamo a inserire i nostri contenuti, entriamo nel capitolo 1, qui possiamo vedere subito che il titolo del capitolo 1, la seconda guerra mondiale per fronti, è andato a finire nell'indice dei capitoli, da cui poi accederemo ai paragrafi di tutti i capitoli. Aspettiamo un attimo che aggiorni la diapositiva. Questo ovviamente si fa una volta, che vale per tutte se abbiamo inserito tutti i nostri titoli dei capitoli o degli argomenti della presentazione aziendale. Ecco, troviamo subito la seconda guerra mondiale per fronti, troviamo il fronte occidentale e il fronte orientale. Ovviamente questo a schermo intero poi sarà navigabile. Quindi chiudiamo e vediamo che il titolo del capitolo e i titoli dei paragrafi non sono andati a finire solo nell'indice, ma sono andati a finire anche nelle slide dedicate ai 2 paragrafi. Quindi in entrambe queste diapositive che ora apriremo troveremo qui la seconda guerra mondiale per fronti, 1 il fronte occidentale, dove noi andremo a scrivere le cose che vogliamo ricordare o che vogliamo presentare, per esempio attacco alla Russia sul fronte occidentale, e qui posso scrivere ricordati di questo. Le diapositive vanno a finire automaticamente nello slideshow e
quello che abbiamo scritto qui, attacco alla Russia, e ricordati di questo, vediamo che il titolo del capitolo e dei paragrafi li troveremo immediatamente anche nello schema del capitolo. Attendiamo un attimo anche in questo caso che si apra, che aggiorni i collegamenti. Questo ovviamente non ci sarà più da farlo in seguito, perché le diapositive a schermo intero si apriranno con dei clic rapidissimi. Ecco, come vedete qui 01, la seconda guerra mondiale per fronti, il fronte orientale e il fronte occidentale. Qui muovendomi con Alt Tab, posso andare a scrivere, per esempio qui, un domani che andrò a ripetere il capitolo e non dovrò guardare la diapositiva dove c'è scritto tutto, ci potrò andare a scrivere attacco alla Russia. Qui chiudo. Quindi qui salviamo e chiudiamo. Andiamo a vedere il numero 2 rapidamente. Paragrafo numero 2. Qui abbiamo il fronte occidentale, come vedete anche qui ci è venuto il titolo del capitolo e il titolo del paragrafo, e qui scriviamo attacco alla Francia. Se ora noi riapriamo lo schema del capitolo, vedremo che qui ci troveremo anche gli appunti che abbiamo preso precedentemente, nel paragrafo precedente, quindi attacca la Russia in corrispondenza del paragrafo numero 1. E poi ora apriremo anche lo slideshow per farlo aggiornare a questi due paragrafi che abbiamo inserito. Ecco qui il fronte occidentale, attacca la Russia, quello che abbiamo inserito prima. Qui possiamo andare a scrivere attacco alla Francia. E via via che apriremo gli altri paragrafi troveremo tutti gli appunti che abbiamo preso precedentemente. Aggiorniamo anche lo slideshow, lo apriamo e lo chiudiamo. Lo slideshow è una composizione di tutte le diapositive dei paragrafi con tutti i contenuti. Le diapositive vanno avanti ogni 2 minuti, si può andare avanti con invio, oppure potete cambiare i tempi qui dalla presentazione, dall'apertura della diapositiva in struttura. Ecco, se noi andiamo a metterlo a schermo intero, vediamo che, ora io vado avanti, vedete innanzitutto il titolo del capitolo è venuto anche qui. Qui il fronte orientale è quello che abbiamo scritto, ricordati di questo, attacca la Russia, il fronte occidentale, eccetera. Quindi anche questo è a posto. Cosa dobbiamo fare? Da ultimo, ovviamente lo faremo all'inizio, se noi inseriremo subito tutti i titoli dei capitoli e dei paragrafi o dei nostri argomenti e sottoargomenti della presentazione aziendale, dobbiamo solo aggiornare gli indici. Quindi l'indice dei capitoli, li selezioniamo tutti insieme tenendo premuto CTRL in basso a sinistra, l'indice degli schemi e l'indice degli slideshow. Apriamoli tutti e tre, aggiorniamoli e la nostra presentazione è pronta. Quindi appena aggiornati questi file andremo a navigare quello che abbiamo composto e vedremo che si navigherà molto rapidamente. Ecco, questi sono i 3 file degli indici. Quindi qui vediamo l'indice degli schemi, quindi per aggiornarlo salviamo e chiudiamo semplicemente. L'indice dei capitoli, vedete il titolo del capitolo 1 ci è andato a finire, la seconda guerra mondiale per fronti, salviamo e chiudiamo. L'indice degli slideshow, anche qui c'è il titolo del capitolo che abbiamo inserito, salviamo e chiudiamo. E quindi adesso navighiamo la nostra presentazione. Qui ci entriamo a schermo intero e cominciamo a navigare. Capitoli, la seconda guerra mondiale per fronti. Da qui accediamo al paragrafo, vedete che c'è scritto quello che abbiamo scritto prima. Possiamo raggiungere lo schema. Dallo schema possiamo tornare ai paragrafi quando ripetiamo. Possiamo raggiungere l'indice del capitolo per aprire un altro paragrafo.
possiamo tornare all'indice generale perché adesso magari vogliamo vedere lo slideshow. Eccolo, lo slideshow che parte con le diapositive che scorreranno una ogni 2 minuti. Questa, eccetera. Vediamo dunque gli strumenti che si trovano all'interno di questo sistema di diapositive per arricchire la presentazione, quindi tutta una serie di strumenti che ci consentiranno di introdurre video, foto, immagini, abbellimenti, sfumature e quant'altro. Quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Entriamo qui nella diapositiva strumenti per arricchire la presentazione, li troviamo in 6 lingue, quindi in inglese, li troviamo in russo, in spagnolo, in portoghese, in cinese. Vediamo di cosa si tratta. Quindi innanzitutto abbiamo uno strumento che ci serve per correggere ciò che stiamo scrivendo in inglese. È un'estensione che ci seguirà ovunque, nel senso che se andremo a scrivere su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Word, su PowerPoint, su Google, in qualunque parte andremo a scrivere qualcosa in inglese, se sbagliassimo lui ce lo correggerebbe immediatamente. Poi abbiamo un'applicazione per scoprire quale font è utilizzato in un'immagine o in un testo, che non riusciamo a sapere qual è e quindi noi vogliamo utilizzare proprio quello. Con questo strumento riusciremo a capire di che font si tratta. Da questa applicazione invece potremo caricare una nostra immagine e trasformarla in pochi secondi in una GIF animata. Da qui sarà possibile ridurre la pesantezza delle immagini senza la perdita di qualità, una riduzione anche del 70-80% dell'immagine. Da quest'altra applicazione invece sarà possibile inviare dei file pesantissimi, anche molto più pesanti di quelle che inviano i transfer delle normali mail. Qui invece si può scoprire se un brand o un nickname che noi vogliamo utilizzare per caratterizzare, per connotare un nostro prodotto, una nostra startup, sia stato già utilizzato da qualcun altro. Qui si può creare una mail temporanea, magari ci serve una mail temporaneamente per registrarci ad un sito in cui vogliamo vedere qualcosa, invece di lasciare per l'ennesima volta la nostra mail che poi magari ci riempiono di pubblicità, possiamo creare questa mail solo per registrarsi e per guardare quella cosa, perché questa mail dura soltanto 10 minuti. Questo è un sito molto interessante, è un sito stock, nel senso che qui ci sono i link a tutti gli altri siti di determinate materie, quindi di fotografie, di video, di effetti, eccetera, di modelli, tutto quello che volete. Qui ci sono 10 siti e 10 applicazioni, quindi per realizzare dei video senza essere professionisti. Lo stesso di qua per quanto riguarda invece la realizzazione di oggetti di grafica senza essere professionisti. Ovviamente sia nel caso dei video che nel caso degli oggetti di grafica nulla vogliamo togliere ai professionisti che riescono a fare delle cose eccezionali, ma magari se ci serve di avere un effetto video, un effetto grafico solo per una presentazione, qui possiamo trovare gli strumenti adeguati per farlo. E qui ci sono 10 estensioni di Google Chrome molto utili sia per lo studio che per il lavoro nel caso in cui dobbiamo fare una presentazione. E poi qui in fondo, ora questo non c'entra niente con il corso, però visto che questo corso è dedicato anche agli studenti, qui ci sono anche 10 siti per cercare lavoro da casa, quindi per lavorare essenzialmente come freelance o per mettere in vendita quelli che sono i nostri prodotti digitali che abbiamo realizzato. Spero che questa presentazione vi sia piaciuta e che vogliate fare questo corso, tenendo presente che avrete sempre a disposizione questo sistema di diapositive vuoto, quindi per riutilizzarlo in qualsiasi altra occasione dobbiate schematizzare un capitolo di studio o fare una presentazione aziendale, e che inserirò questo schema anche riempito con delle materie periodicamente, anche non solo in italiano ma anche in inglese. Arrivederci.